Ciao ragazzi! Oggi parliamo ancora di aggettivi. In particolare ci occupiamo di aggettivi possessivi. Cosa indicano gli aggettivi possessivi? Indicano a chi appartiene la persona, l'animale o la cosa indicati dal nome a cui si riferiscono. Quindi l'aggettivo possessivo ci dice a chi appartiene, chi possiede quella cosa o persona o animale. Gli aggettivi possessivi concordano, come tutti gli aggettivi, in genere e numero con il sostantivo a cui si riferiscono. E quali sono? Eccoli qui. Allora, questi sono gli aggettivi possessivi al singolare. Per il maschile, mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Per il femminile, mia, tua, sua, nostra, vostra, loro. Vediamo un po' degli esempi. La mia macchina è rossa. Cosa notate? L'utilizzo di mia perché si riferisce a macchina. Quindi macchina è femminile singolare, mia sarà femminile singolare. Inoltre l'aggettivo ci dice a chi appartiene quella macchina, in questo caso a me. Stessa cosa qui, il suo cane è più piccolo del tuo. Suo si riferisce a cane, quindi maschile singolare, a chi appartiene il cane, a lui o a lei. Come vedete, l'aggettivo di terza persona singolare è lo stesso, sia che sia un uomo che possiede, sia che sia una donna. Il genere cambia solo in relazione al nome di quello che è posseduto e non in relazione a chi lo possiede. Mentre tuo sarà in questo caso in forma di pronome possessivo. La loro città è lontana. Stessa identica cosa. Vostro figlio è simpatico. Allora, notate qualcosa di strano? Già, qui abbiamo messo in rosso gli articoli, ma qui no. Perché? Allora, ve lo spiego subito. Perché gli aggettivi possessivi al singolare sono sempre preceduti dall'articolo. Infatti, la, il, la. Ma c'è una eccezione. Non sono preceduti dall'articolo se si riferiscono a membri di famiglia. Già, se l'aggettivo possessivo si riferisce ad un membro di famiglia al singolare, non va all'articolo. Infatti diremo mio figlio, tuo padre, sua madre, nostro zio, vostra cugina, senza articolo. Però c'è una eccezione, e cioè l'aggettivo di terza persona plurale, che invece vuole l'articolo. Il, loro, fratello. Vediamo invece gli aggettivi possessivi plurali. Al maschile, miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro. Al femminile, mie, tue, sue, nostre, vostre, loro. Come vedete, loro, aggettivo di terza persona plurale, non cambia né per genere né per numero. Vediamo degli esempi. Le tue scarpe sono alte. Stessa cosa, l'aggettivo concorda con il nome a cui si riferisce sia per il genere che per il numero e ci dice a chi appartiene la cosa espressa dal nome. A chi appartengono le scarpe? A te. I nostri cugini sono spagnoli. Le loro ricette sono deliziose. I miei amici sono arrivati. Notate qualcosa? Già, qui abbiamo la parola cugini, cioè membri di famiglia, e abbiamo l'articolo. Ebbene sì, gli aggettivi possessivi plurali sono sempre preceduti dall'articolo. Non importa che si stia parlando di membri di famiglia. Adesso vediamo invece altri due aggettivi possessivi effettivamente molto utilizzati in italiano, proprio
con le sue variazioni propria, propri, proprie e altrui. Allora, proprio si utilizza al posto dell'aggettivo possessivo di terza persona singolare, suo, sua, o plurale, loro. Ma solo se si riferisce al soggetto della frase. Sì, cioè solo se il soggetto è quello che possiede la cosa a cui l'aggettivo si riferisce. Per esempio, ogni persona porta il proprio zaino. Allora, proprio si riferisce a zaino, quindi concorda sia per genere che per numero, maschile singolare. Perché abbiamo potuto utilizzare proprio? Perché si riferisce al soggetto della frase, cioè ogni persona, in quanto ogni persona possiede lo zaino e lo deve portare. Invece, guardate questa frase. Ho chiesto a Maria di portare il suo zaino. Qui non potevo utilizzare proprio, perché lo zaino è di Maria, ma il soggetto della frase sono io. Io ho chiesto a Maria. Quindi, dal momento che il soggetto, io, e chi possiede la cosa sono due persone diverse, non possiamo utilizzare proprio. Continueremo ad utilizzare suo, sua, suoi, eccetera. Vediamo invece altrui. Altrui significa di un altro o di un'altra, o al plurale anche di altri, di altre. Questo non cambia, sempre altrui. E indica un possessore non definito. In realtà, però lo possiamo usare solo per persone. Quindi, non si deve giudicare la vita altrui, cioè non si deve giudicare la vita di altri. In questo caso non stiamo parlando, come qui, di un possessore definito di Maria, non sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo, è molto generico e per questo possiamo utilizzare altrui. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lerniamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!